Buongiorno alle mie ragazze e ai miei ragazzi, ai miei trascendentalisti. Allora, come state? Come state oggi? Io voglio darvi un booster vitaminico quest'oggi affinché possiate proprio sparare, sparare meraviglia, sparare bellezza. Allora, voglio leggervi subito la testimonianza di una nostra sorella che mi ha fatto sobbalzare. Dico, ma porca miseria, ma è meraviglioso, è meraviglioso. Allora, senza perderci in altre parole, vi leggo subito questa brevissima testimonianza, questo booster vitaminico. Allora, buongiorno Francesca, ti invio questa mail in primis per ringraziarti di esistere e poi per darti testimonianza che i tuoi insegnamenti sono un tesoro inestimabile. Mi presento, sono una sorella di 65 anni che da tempo ha tante difficoltà da superare, ma ora, grazie a te, so che ho proiettato io tutto ciò. Senza dilungarmi troppo, ti dico che tra le tante cose ho problemi economici e lotto per risolverli. Ma quello che mi ha fatto capire la preziosità dei tuoi insegnamenti l'ho avuta l'altra sera. Mi ha chiamato l'inquilino del piano di sotto dicendomi di avere una perdita che proveniva dal mio bagno. Ecco che è avvenuta una magia inaspettata. Qualche tempo fa mi sarei disperata, avrei pianto e imprecato contro un destino crudele. Invece ho affermato in me stessa: è tutto perfetto così com'è. E ma oh! E stamattina stranamente sono rimasta serena. Ecco, tu non ci crederai, si fa per dire, ma la perdita è scomparsa, come per magia. Oggi il mio idraulico non se lo spiega, ma al momento di perdita nessuna traccia. Forse si ripresenterà in altro momento, che sarà per me più propizio. Ma sono 2 giorni che non riesco a smettere di pensare a quante magie possono accadere. Grazie ai tuoi insegnamenti, grazie di esistere. Allora, ragazze mie, ma oh, meraviglia! Grazie, grazie, grazie alla nostra sorella. Questa è la prova provata dell'empirismo radicale. La spiritualità è un empirismo radicale, tutto è spirito. Quando ci approcciamo con questo potente mantra Emao che a me insegnò Selene, allora c'è Emao meraviglia, tu ti svegli la mattina, apri gli occhi e dici Emao meraviglia, ogni cosa che accade Emao meraviglia. Quando è successo l'altro giorno mi si è rovesciato tutto il caffè di cicoria per terra. Mentre ho detto Emao meraviglia, wow! Sono, cioè, e gli ho detto alla nostra sorella, tu lo sai che hai fermato un karma, no? Perché il karma non è tanto ciò che ti accade, quanto come ti approcci tu a ciò che ti accade. Come fai a vedere che stai sciogliendo karma? Che ogni volta che ti accade qualcosa, tu approcci con wow, è tutto perfetto, è Mao meraviglia. Allora tu capisci che stai bruciando karma, che ti stai alleggerendo, se ogni cosa che ti accade inizi ad avere questo approccio. Perché gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, sono inevitabili, perché sono programmati anche lì da un karma. Vi ho spiegato karma positivo e karma negativo sul video Magia Pratica 6, se non sbaglio. Eh, il karma pesante lo vedi da che approccio tu hai agli eventi. E la nostra sorella si sarebbe disperata qualche tempo fa. Invece, ma oh meraviglia, quindi ha sciolto un karma pesante. Non c'è più. Come per magia. Quindi la spiritualità è un empirismo radicale, ok? Tutto ciò che ti capita. Vi ho raccontato, sono stata una settimana bloccata a mo' di cartonato sulla sedia, sulla poltrona, con una cervicale meravigliosa, ma oh meraviglia! E passata la cervicale, è iniziata questa tosse, che adesso si sta placando poco poco. Appena è passata la cervicale, è iniziata la tosse. Oh, oh. E ma oh meraviglia! E ma oh meraviglia!
Questo fa fermare gli eventi negativi nefasti. Ok? Perché tutto accade adesso. Ci sono eventi negativi, chiamiamoli così, nefasti, che si riperpetuano perché vogliono essere risolti. Tutto accade adesso, tutto accade adesso, tutto accade adesso. Ok? E cosa ho fatto poi con questa tosse? Così. Allora, la tosse pure mi ha aiutato, va bene, a centrarmi ancora di più. Magari non avrei fatto tante meditazioni quante ne ho fatte quando ho una sintomatologia. Va bene? E cosa servono le meditazioni? Che poi è fondamentalmente la presenza a ciò che stai sentendo, no? Accogliere e presenza, quella è la meditazione, accogliere e presenza. Accentrarmi sempre di più. Quindi grazie al maestro del sintomo, del dolore, della carenza, della cosa, io mi centro. Il cammino spirituale è un cammino controcorrente, contro quello che ci hanno insegnato. Visto che quello che ci hanno insegnato ci ha portato a queste schifezze da dove stiamo, è un sistema fatto di violenza, sia violenza la vediamo all'esterno, guerre, eccetera, eccetera, come specchio dell'interiorità, sia violenza psicologica che ci siamo fatti per questo divino maschile distorto. È il divino femminile quello che cambierà il mondo adesso. Il divino femminile cos'è? Dentro ognuno di voi, ognuna di voi. È la parte femminile, ctonia, sotterranea, è l'invisibile, è la fede, è la spiritualità. E questo approccio iperrazionale del mondo moderno ha preso in giro l'approccio razionale, ha preso in giro la magia, ha preso in giro la fede, ritrovandosi in una valle di cacca, scusatemi il termine. E quindi non serve fare calcoli molto particolari per capire che l'approccio contro questo sistema è quello vincente. Questo è proprio 1-1-2. Cioè, non deve fare 3 per forza in questo caso. E quindi è il femminile il piede con il quale entriamo nella trascendenza, nella nuova era, nella nuova umanità, nel nuovo umanesimo. La bellezza, la poesia, la bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevsky, ve lo dicevo tanti anni fa. E proprio questa è la bellezza, è la poesia, è vedere tutto Emao, meraviglia, Emao, meraviglia, Emao, meraviglia. E con questo stiamo cambiando il mondo. Dite questo, il mantra è potentissimo. Perché? Perché è ripetuto da milioni e milioni di maestri ed è stato ripetuto così per secoli. E quindi le forme pensiero intorno al mantra sono l'antidoto. Il mantra, anche se la tua mente dice che cazzo Sarola stai dicendo, non funziona, non serve a niente. Il mantra ha un imprinting cellulare. Quindi ripetere il mantra continuamente lavora nelle cellule, siccome le cellule hanno memoria ed è nella memoria astrale delle cellule che noi abbiamo la pesantezza, tu ripeti il mantra, ripeti i mantra, ripeti il mantra. Emao, meraviglia, Emao, meraviglia. Poi c'è l'altro mantra potentissimo che è Uketamo, 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 io includo, io includo, io includo, includo. E poi rivolgetevi a ogni cosa come fosse uno spirito. Quando dovete fare qualcosa, vi ho raccontato anche l'altra volta che quando devo leggere i tarocchi mi rivolgo, oltre ai miei antenati, a tutta la squadra, diciamo, della mia genia, come vi ho detto anche nella pratica della preghiera sciamanica,
a tutti i personaggi psichici che mi abitano, a tutta la genia, oltre a quello mi rivolgo allo spirito di quella cosa, spirito dei tarocchi, fai l'amore con me, fai l'amore con me, ti prego, fai l'amore con me. È per questo che quando poi facciamo i tarocchi, facciamo delle grandi creazioni artistiche, poetiche. Perché? Perché l'anima si nutre di pathos. La creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, l'anima parla attraverso le immagini, le emozioni, attraverso il pathos. E quando noi ci raccontiamo le storie che ci narrano i tarocchi, noi nutriamo l'anima. Nutriamo l'anima e diamo soluzioni. Qual è la più grande soluzione? La fede. Ragazzi miei, siamo nel Kali Yuga. Allora, siamo nel Kali Yuga. Tanto tempo fa, quando stavamo da un'altra parte, in un'altra epoca storica, ci siamo dette tutti insieme. Ah, sapete che facciamo? Verso la fine del 1900, anni 2000, ci incarniamo tutti insieme in questo Kali Yuga. Tutte insieme, così ognuna prenderà forza dall'altra e dall'altro e potremo andare tutte insieme nel nuovo umanesimo, essendo coloro che scrivono la Costituzione del nuovo tempo, del nuovo umanesimo. Questo abbiamo detto. E le stiamo... Onori ed oneri per i pionieri del nuovo tempo, onori ed oneri. È bellissimo. E Mao meraviglia, è bellissimo. Quindi portate a favore tutto ciò che vivete. A favore, a favore, a favore. La mente ci mette un attimo a riacchiapparti, ok? Quindi, presenza, presenza, presenza. Adesso, ragazze mie, facciamoci una mini creazione poetica. Vediamo il messaggio di oggi qual è? È un video ovviamente sempre valido dal momento in cui lo guardi perché il tempo non esiste. La realtà appare e scompare. Il tempo come lo conosciamo noi esiste solo nella mappa della mente. Il tempo è circolare per l'anima. Tutto accade adesso. Ok. Andiamo a vedere con queste carte qual è il messaggio di oggi. Qual è il messaggio di oggi? Per la mia meravigliosa famiglia, comunità di Taromantic, qual è il messaggio di oggi? Journey, che significa viaggio, viaggio significa, no? Journey, guardate, sì, viaggio. Beh, abbiamo appena detto che tanto tempo fa ci siamo uniti tutti insieme per fare questo grande viaggio del Kali Yuga, i pionieri della nuova età dell'oro. Questa è una carta bellissima, qua c'è una barca in viaggio, siamo in viaggio, ragazzi miei, un messaggio bellissimo, questo anche molto poetico. Siamo in viaggio verso la nuova era e questo è l'approccio migliore che esista, perché questo è l'approccio perfetto. Né meglio né peggio, né male né bene, l'approccio perfetto è quello di, qua ci sono le onde, no? Di includere le emozioni che arrivano attraverso gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, le emozioni sono dei, ed è come se mi dicessero qua con la barca un po', mi viene in mente, surfa, fatti portare dalle tue emozioni, naviga con le tue emozioni perché sono le sole ed uniche bussole. Le tue emozioni sono le bussole verso la trascendenza, verso la prosperità
in termini di abbondanza familiare, scusa, abbondanza di affetti, abbondanza di idee, abbondanza di salute, abbondanza d'amore, di affetti, di denaro. Quindi il viaggia con le tue emozioni ti condurranno. La tua bussola sono le emozioni. Affidati, affidati, ok? Bello, 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 bello. Mettiamoci una carta della magia, va? Vediamo, la carta della magia. Questo non è un viaggio intercontinentale che stiamo facendo, è un viaggio interspaziale, intermondiale, viaggio tra i mondi, intermondiale proprio. Vediamo cosa ci dice l'oracolo della magia. Ah, pure qua la barca. Guarda, anche lei qua sta sul mare. Gris, i finali sono inevitabili. Allora, questa è una carta che mi sta dicendo che ci troviamo in un momento storico, molti di voi lo stanno vivendo, di difficoltà nel lasciare andare, no? Difficoltà nel lasciare andare. Ma non sei tu che lasci andare. Cioè, affidandoti alle emozioni, sono le emozioni che lavorano affinché tu possa tagliare i lacci energetici. Va bene? E quindi i finali sono inevitabili. Mm, Questa carta ha molto a che fare col fatto che mi arriva forte questa energia, che molti di voi sono in un momento di grande difficoltà energetica nel lasciare andare, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di dipendenze anche inconsce, no? Dipendenze affettive, dipendenze che le abbiamo avute tutti, no? Allora, quindi, ma magari ce l'abbiamo ancora sotto sotto. Quindi questa carta ha molto a che fare con la dipendenza per me, con la difficoltà nel lasciare la dipendenza, seppur l'abbiamo già fatto, però abbiamo delle reminiscenze. Le, ehm, la dipendenza è no, quando noi abbiamo una dipendenza anche di affetti o del vecchio, perché? Perché si ha paura del nuovo. Perché è la mente razionale che ha paura del nuovo e si attacca a ciò che è già conosciuto. E quindi Ehm, vi ho pubblicato un reel su Instagram. Se ti manca qualcuno o qualcosa, abbi fede in quella mancanza. Perché la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. E quindi avere fede in una mancanza che senti, che sia amore, che sia affetto, che sia mancanza di qualsiasi cosa, significa avere fede nell'anima, dare fede all'anima. La mancanza che non è assenza ma è invisibilità, e l'anima è invisibile, il divino è invisibile, significa dare fede all'invisibile, dare fede al divino, lasciare che il divino faccia il suo corso senza che tu lo interrompa, generando karma nefasto, negativo. Ecco perché la presenza, ecco perché il chiacchiericcio della mente, il da fare, faccio, no? Questa accelerazione va trascesa. Come diceva un grande maestro buddista, è nell'immobilità che si conquista la libertà. La libertà è nell'immobilità. E quindi avere fede nelle proprie mancanze. Quando hai mancanza di qualcosa, è il divino che ti sta chiamando. Quando tu hai fede, tu rispondi alla chiamata. Ciao Dio, sì, ok, va bene, tutto a posto, tranquillo, tranquillo, sto con te, non ti preoccupare, non ti tradisco più. Mi spiego. Ciao Dio, tutto a posto, qua. A casa tutto ok. E mi spiego cosa voglio dire. E quindi sì, bellissimo, molto poetica, no? Anche questa dolce tristezza, la dolce malinconia, l'anima si nutre di queste emozioni, si nutre di queste emozioni. Si nutre perché, come sono forti poi in questo momento, perché sono fortissime queste emozioni di dolce tristezza, dolce malinconia? Sono molto forti in questo periodo perché è solo attraverso questa poesia
dell'anima, questo dramma, che non è il dramma come lo intendiamo noi, è il dramma ehm, poetico, no? Si avvicina al suo linguaggio l'uomo, soltanto attraverso questa manifestazione dell'anima, in questo linguaggio l'uomo si avvicina all'anima, altrimenti è tutto macchina, è tutto automatismo, è tutto automatizzato, è tutto macchinizzato, iperrazionale, non c'è poesia. Quindi accogliete questa dolce tristezza, magari mettetevi pure un film tristissimo, mettetevi, non lo so, mi viene in mente le pagine della nostra vita, quel film bellissimo, mi viene in mente quel film, tanto molti di voi l'avete già visto, o mettetevi un film che accompagni la vostra dolce tristezza, dolce malinconia, affinché possiate esorcizzarlo. Sono tutte pratiche tecniche teatrali affinché noi possiamo andare incontro a quella sensazione, non la opprimete, non ostacolate quell'emozione. Vivetela con consapevolezza. Ragazze, ve lo dico sempre, è la consapevolezza che vi libera. Vivendo l'emozione con consapevolezza di stare vivendo un film, un dramma, una poesia, un pathos, affinché tu possa seguire l'anima, e il processo è più veloce, va bene? Ok. Mettiamoci un'altra carta qua sopra dei nostri Angelion. Segui il tuo istinto primordiale, libertà, libertà. Segui il tuo istinto primordiale, libertà. La libertà dalle gabbie dell'io, dalle gabbie della mente che impediscono il viaggio ctonio, sotterraneo, nelle profondità, no? Laddove c'è il femminile. Segui quell'istinto. La libertà è la libertà dalla tua mente. Abbiamo appena detto, non c'è libertà senza immobilità. L'immobilità davanti a tutto quello che accade è la libertà per conquistare ogni cosa. Allora, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, ci sono le mie meditazioni sul canale che sono brevissime per andare incontro a questa profondità, a questa libertà. Questo è il viaggio che ti renderà libera, ok? È libero. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi abbraccio tutte appassionatamente. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica e Mao, meraviglia! Mua!